Ciao! Oggi parliamo di chemofobia. Qualche anno fa ho ricevuto per mail un messaggio in cui mi si svelava il contenuto del milkshake alla fragola di Burger King. Questa è una catena di Sant'Antonio che ancora adesso gira e potete trovare questo messaggio su pagine Facebook, su dei gruppi, su blog, siti web e così via. Secondo questo messaggio qualcuno aveva analizzato il contenuto del milkshake alla fragola e vi aveva trovato delle sostanze dai nomi un po' terrificanti: l'etilemilchetone, l'etilbutirrato, l'etillattato, l'isobutilbutirrato. Oddio, ci stanno avvelenando! Condividi, fai girare! Da chimico ho avuto subito qualche perplessità, più che per il contenuto chimico, per il fatto che il messaggio non riportava le fonti. Non diceva da dove era stato preso questo brano, chi aveva fatto le analisi e così via. E voi sapete che l'analisi delle fonti è estremamente importante per cercare di capire se i messaggi che riceviamo sono perlomeno credibili. Allora mi sono messo alla ricerca delle fonti, volevo capire questa lista di sostanze chimiche da dove arrivava, chi l'aveva fatta e se era credibile. L'origine è un libro di un giornalista americano che si chiama Eric Schlosser. Il libro si chiama Fast Food Nation ed è un'indagine sul mondo del fast food, in cui il giornalista racconta i segreti delle patatine fritte, delle pepite di pollo, degli hamburger e così via. All'epoca non era ancora stato tradotto in italiano, quindi faccio un sacrificio per la scienza, lo acquisto. Purtroppo all'interno il giornalista non ha riportato le fonti, il brano è copiato tale quale e quindi noi tuttora non sappiamo dove abbia preso il giornalista questa lista. Adesso però vi faccio vedere cosa contiene una pera. Una pera vera. Avrei potuto prendere una banana o la fragola, ma ho trovato la pera. Se noi prendiamo una pera, la portiamo in un laboratorio chimico e la facciamo analizzare, dentro ci troviamo un sacco di sostanze. Il 2-butanolo, troviamo il 2-nonenale, l'eptanale, l'esanale, l'etilacetato e così via. Sono nomi che francamente fanno paura a chi non è avvezzo alla nomenclatura chimica, e questo perché noi generalmente non siamo consapevoli che quando mangiamo un cibo in realtà stiamo mangiando tantissime molecole. Non abbiamo, per così dire, una visione molecolare del cibo e di quello che ci circonda. È un po' come se pensassimo, perdonatemi la battuta, che quando mangiamo una pera in realtà stiamo mangiando solamente molecole di pera. In realtà non è così, stiamo mangiando tantissime sostanze che compongono la pera, il suo aroma, il suo sapore e così via. È possibile replicare l'aroma completo della pera o della fragola? Devo metterci tutte quelle sostanze. Ci sono delle aziende chimiche specializzate proprio in questo, come la Firmenich a Ginevra, la Givaudan e tante altre. Quello che fanno è aggiungere una alla volta tutte quelle sostanze che compongono il bouquet completo dell'aroma che vogliamo replicare. È chiaramente un processo costoso, e tanto più costoso tanto più aggiungo componenti fondamentali, e quindi normalmente per prodotti a basso costo questo non si fa. Se noi vogliamo solamente dare l'idea dell'aroma della pera o della fragola, possiamo aggiungere una, due, magari tre molecole che caratterizzano principalmente l'aroma, non 40, proprio per questioni di prezzo. Possiamo far questo perché nella maggior parte dei casi gli aromi di frutta o di spezie o di erbe aromatiche hanno poche componenti principali che danno la caratteristica distintiva. Un po' come la vanillina nella vaniglia. La vanillina non è l'unica molecola presente nella vaniglia, che ha un aroma molto più complesso, però è la molecola fondamentale. Quindi in alcuni prodotti si può utilizzare la vanillina invece dell'aroma più complesso della vaniglia, perché magari, non so, in un prodotto da forno non si sentirebbe. Tornando al nostro milkshake, io non so cosa abbia fatto Erich Schlosser, però me lo immagino un po' come un investigatore con i baffi finti e gli occhiali alla Groucho Marx che entra dentro al Burger King, ordina il milkshake alla fragola e invece di berselo se lo mette sotto l'impermeabile e lo porta a un laboratorio chimico per analizzarlo. Il laboratorio chimico ci trova tutte quelle sostanze che lui riporta nel libro, probabilmente perché era stata usata la fragola vera. E questo per il motivo che vi dicevo prima. Siccome il milkshake alla fragola deve essere prodotto durante tutto l'anno, ma le fragole si trovano solamente in alcuni mesi dell'anno, è abbastanza comune che durante quei mesi si acquistino grandi quantità di fragole, si facciano degli estratti, degli liofilizzati, qualcosa per poter essere poi utilizzato durante tutto l'anno quando non si trovano delle fragole fresche. Quindi paradossalmente è probabile che Erich Schlosser abbia in realtà dimostrato che in quel milkshake c'erano davvero le fragole. Insomma, non lasciamoci prendere dalla chemofobia, dalla paura dei termini della chimica.
i termini tecnici sono termini tecnici, non dobbiamo averne paura e soprattutto non dobbiamo far sì che il marketing e altri si approfittino di queste nostre paure per orientare le nostre decisioni di acquisto. Arrivederci.